Il mare dei pirati rimane un luogo videoludico al quale torno sempre, specialmente d'estate. Ben ritrovati, ben ritrovate, Tiranno Matto qui con un nuovo episodio della rubrica Parliamo di. L'argomento del video di oggi è Sea of Thieves. È un gioco roleplayistico volendo, ma principalmente d'avventura in prima persona. PvE-VP in server istanziati dalla Rare Games. Andiamo dritto al sodo perché ci sono un sacco di novità all'orizzonte. Sea of Thieves, o SOT per gli amici, è un gioco che o ami o odi, oppure come nel mio caso un po' entrambe le cose. Siamo arrivati alla 16ª stagione, tutta incentrata sulla fazione dei mietitori, i grandi malvagi del mare delle anime, che servono il capitano Flameheart. Ma perché oggi vi voglio parlare di Sea of Thieves, senza entrare troppo nel dettaglio del gioco e delle mie esperienze? Perché finalmente qualcosa è all'orizzonte, forse complici anche i tagli che Microsoft ha fatto all'interno di Xbox e di tutti gli studio di sviluppo all'interno della sua grande catena corporativa. Rare Games, gli sviluppatori di Sea of Thieves, hanno dovuto tagliare e chiudere tanti progetti, fra cui Everwild. Vi consiglio di andare a dare un'occhiata di conto vostro, non penso che tratterò l'argomento, doveva essere un gioco della Rare Games nuovo che è rimasto congelato. Questo però andrà a spostare tantissimo il focus degli sviluppatori su Sea of Thieves e lo stato attuale della sua community. Purtroppo le ultime stagioni non sono state eccelse a livello di coinvolgimento, di player base, di novità. E diciamocelo, purtroppo i numeri dei live service sono destinati a crollare sempre di più. E se non volete che anche il mio canale sia destinato a crollare tanto quanto un live service, per favore cliccate sul like, scrivetemi un commento, condividete il video, insomma fate un'opera di bene per un povero piccolo youtuber che è anche un ottimo pirata. Nel caso dei pirati della Rare Games bisogna dirlo, tanto di cappello, perché comunque Sea of Thieves è uscito il 20 marzo del 2018, sono già passati diversi anni e sono riusciti a sviluppare un sistema stagionale finora, mantenendo più o meno, con alti e bassi, un costante rinnovo dell'ambiente di gioco con tantissime nuove meccaniche. Tornare dopo un anno per me è stato divertente perché ho scoperto tantissime cose e oggi 17 luglio esce l'ultimo aggiornamento all'interno del ciclo stagionale della stagione 16 che riguarda appunto i viaggi, le missioni dei mietitori. Era una fazione priva di viaggi in un gioco dove il game design va a stimolare le quest, i viaggi appunto, alla ricerca di oggetti da andare a rivendere. Essenzialmente il mietitore quello che faceva era occuparsi del saccheggio di chi faceva questi viaggi. Ora invece c'è un'opzione più PvE per i mietitori e sono curioso in questi giorni di provare i nuovi viaggi, sia quello che è stato introdotto all'inizio della stagione sia quello che verrà introdotto oggi. Ma non è tutto, perché in realtà Sea of Thieves vedrà ad agosto la nuova stagione, la stagione 17, con una nuova fazione, quella dei contrabbandieri, e un insieme di miglioramenti alle meccaniche di gioco e al bilanciamento, oltre che finalmente la possibilità di ostare un proprio server privato. Sicuramente la modalità creativa sarà più improntata alla creazione di contenuti e quello che non è stato detto ma che sarà sicuramente, non potremo ottenere achievement, le commendations, in italiano onorificenze, che al momento si possono ottenere nel mare aperto perché è già presente una funzione, i safer seas, i mari più tranquilli, per giocare senza il PvP, però questo va a limitare tantissimo il guadagno di progressione all'interno del gioco. Per i veterani di Sea of Thieves come me, voglio essere chiaro, non credo che queste novità porteranno un grande benefit alla community, perché comunque la Rare Games vuole mantenere il titolo PvP. E va bene, ormai ce ne siamo fatti una ragione, i pirati, i ladri, le interazioni, il caos più totale. È anche la bellezza di Sea of Thieves. Sicuramente però, nell'epoca in cui i live service sono sempre più in bilico verso l'oblio, dovrebbero inventarsi qualcosa in più. Ed è per questo motivo che fra i vari cambiamenti hanno anticipato l'arrivo delle stagioni mensili.
Ispirandosi al modello No Man's Sky delle spedizioni, quello che la Rare Games vuole fare è far ciclare anche i vecchi contenuti di mese in mese, così che anche i giocatori di ritorno, come il sottoscritto, pur avendo perduto nel tempo diverse fasi del gioco, possano tornare a goderselo. Nonostante Helldivers 2 abbia dimostrato come la Fear of Missing Out, la FOMO, possa essere in realtà un buono strumento per il coinvolgimento del live service, facendo sì che le persone vogliano godersi tutti gli eventi in prima persona, non tanto per le skin, i cosmetici, le cose uniche, ma per l'esperienza, per il poter contribuire. Nonostante non si voglia ancora fare nulla in questa direzione, io vedo un minimo di speranza con questo ritorno, perlomeno su Sea of Thieves 1, perché secondo me con la chiusura di alcuni progetti e l'arrivo della ciclicità delle stagioni, probabilmente la Rare Games potrebbe anche pensare di sviluppare il secondo capitolo di Sea of Thieves e rivoluzionarsi un pochino, guardando magari altri titoli. Del resto ci sono tantissimi esempi virtuosi e un paio li ho fatti prima. Voi cosa ne pensate? Potrebbe essere questa l'occasione giusta per la Rare Games di rivoluzionare qualcosa? Potrebbe la Rare Games provare questo approccio e fornirci il gioco definitivo dei pirati? Fatemelo sapere nei commenti, e se non avete ancora mai provato Sea of Thieves vi ricordo che è all'interno dell'Xbox Game Pass, e se volete invece comprarlo su Steam potete usare sempre il mio link di Instant Gaming per supportare indirettamente il canale prendendo la chiave. E proprio parlando del canale, durante quest'estate cocente dove l'unica gioia è provare a immaginare di essere in mare, a vivere la vita da pirati, vorrei cogliere l'occasione per confessarvi che non sapevo come trattare Sea of Thieves. È un gioco che magari si può streamare, ma che mi rendo conto in Italia sia poco seguito. Tant'è che per lo più la maggior parte di interazioni che ho avuto all'infuori di SOT Italia le ho avute sempre con anglofoni, americani, inglesi, irlandesi, scozzesi. Bellissimo, mi è sempre riuscito abbastanza bene fare il role player di un pirata quando è possibile. Non sempre c'è questo approccio al videogioco, è un gioco globale, possiamo finire con gente dell'Oceania, del Nord America, con chiunque effettivamente dall'Europa. Non sapevo se fare una guida, un video categoria, quindi alla fine mi sono detto vabbè, faccio qualcosa di relativamente impegnativo, un parliamo di, giusto per introdurre l'argomento, vedere un po' come reagite, se ha un minimo di trazione. Vorreste vedere qualcosa di più di Sea of Thieves? Vi piace il titolo? Vi piace lo stile grafico? Siete dei veterani? Avete mollato il colpo? Non avete più fiducia nella Rare? Cosa ne pensate degli aggiornamenti che sono stati annunciati? Fatemelo sapere nei commenti. Come sempre direi che anche oggi tiranno matto out. Questo è quanto. Alla prossima, ciurmaglia di avventurieri ed avventuriere. Yarr!